parla Londra. Trasmettiamo alcuni Non mi rendo conto di essermi assopito ed a svegliarmi dal tepore è la voce di Al Jazeera che parla di un attacco da parte di Israele nei confronti dell'Iran. Venerdì, tra l'una e le 4 di notte, centro tra caccia F-16, F-35 e droni israeliani hanno bruciato i quasi 200 km che separano Tel Aviv da Teheran e lanciato l'attacco più pesante mai condotto dall'aviazione con la stella di David, il più duro contro l'Iran negli ultimi 30 anni. Si sono rifamiti in volo da caccia a caccia e sulla rotta hanno colpito un radar in Siria e una batteria di difesa aerea in Iraq per evitare di essere intercettati prima di arrivare agli obiettivi. 20 bersagli colpiti, tutti senza entrare nello spazio aereo iraniano grazie ai razzi a lunga gittata dalla pioggia. Tutti obiettivi militari sparsi tra le province occidentali di Ilam e Khuzestan, al confine con l'Iran e quella di Teheran. Il consigliere dell'ex presidente Rouhani ha garantito che l'Iran non farà la fine della Palestina, del Libano o dell'Iraq. Ovviamente non è Israele ad intimorire, che senza aiuti esterni non sarebbe nessuno, ma proprio tutti quegli stati che l'appoggiano, America in prima fila. Non lontano da me c'è un cumulo di persone che parlano tra loro. Mi avvicino per cercare un contatto umano. Non parlo, ascolto soltanto. C'è un ragazzo, Raphael, che racconta dell'attacco di lunedì scorso a casa di un suo amico libanese che ospitava sfollati sciiti dal sud del paese. I morti sono 24, la sua famiglia è sotto shock, ha raccontato Raphael, e mentre parla cado in una catalessi che sembra trasportarmi lì, in quel luogo, nelle macerie di quella che prima era una casa. Ellie Alwan ha gli occhi annebbiati dalle lacrime, cammina nervosamente da una stanza all'altra dell'appartamento, prende il telefono, fa una chiamata dopo l'altra, poi si accascia, stanco sulla poltrona che sta accanto al letto dove è seduta la madre, Charlotte. La donna di 73 anni ha il corpo tumefatto e la gamba sinistra fratturata. Sul tavolino ci sono una tazzina di caffè e la foto del padre, morto un anno fa dopo un'operazione al cuore. Rafa continua a raccontare. Alwan da Ito, un villaggio sulle montagne del nord del Libano, dove vive tutta la sua famiglia, è stata abbattuta un missile israeliano, ridotta ad un cumulo di macerie. Elia, l'imprenditore edile, aveva messo degli anni a costruirla, pazientemente per sé e per la sua moglie Nadine, insegnante. Nei bombardamenti del 14 ottobre, quando è crollata la casa di Elie, sono morte 24 persone, 12 donne, di cui 2 disabili, 10 uomini e 2 bambini. 5 persone sono rimaste ferite e sono ancora ricoverate in ospedale. Erano persone meravigliose, dice Raphael, che aveva avuto occasione di conoscere, pastori e contadini che stavano vivendo un momento difficile per essere stati sradicati dalla loro terra. Erano stati costretti a fuggire dal loro villaggio nel sud del Libano, sotto le bombe israeliane alla fine di settembre. Il 14 ottobre Alwan aveva trascorso tutta la mattina ad Aito. Era andato a trovare i suoi fratelli, Danny e Sarkis e la madre Charlotte, ed era passato anche a salutare il zii sfollati del suo amico Sei. Poco prima delle 14 c'era stata la gigantesca esplosione. In quel momento Danny si trovava nella sua casa, accanto a quella di Eli. I vetri delle finestre erano andati in frantura. Parte del pavimento, delle pareti, erano crollate ed era tutto coperto di polvere. Uscendo da casa si era trovato davanti a una scena apocalittica. I corpi senza vita di 3 persone giacevano in giardino. C'erano pezzi di corpi umani ovunque. Una mano strappata era finita sul parabrezza dell'auto. Un operaio, arrivato da Bettawi, vicino Tripoli, che stava lavorando sulla terrazza della casa del fratello, era stato lanciato per aria dall'esplosione e cercava di raggiungerlo a fatica, zoppicando. Solo in quel momento si era reso conto di aver rischiato di morire. Contemporaneamente l'altro fratello, Sarkis, si era precipitato nella casa dei genitori. La mamma urlava per il dolore, perché diversi oggetti le erano caduti addosso. Dalle macerie era venuto fuori il cane, Max, che era sopravvissuto. È un miracolo che siamo vivi, è un miracolo, ripeteva Charlotte, stringendo la croce tra le mani.
Un quarto d'ora prima dei bombardamenti, racconta Danny, sono arrivate 2 auto. Da una è scesa un uomo che è entrato in casa di mio fratello. Pochi minuti dopo la casa è esplosa. Si dice che l'uomo in questione fosse un responsabile di Hezbollah, che faceva il giro degli sfollati per porre loro aiuti finanziari. Rafael, alzando il tono di voce, incalza. Se era lui l'obiettivo, Israele dimostra ancora una volta quanto è spietato. L'esercito ha aspettato che l'uomo fosse in mezzo a dei civili innocenti per colpirlo. Perché non l'ha preso di mira quando era arrivato? E come non dargli torto? Del resto, della spietatezza dell'esercito israeliano ci sono fin troppe prove. Il gruppetto di persone si sparpaglia ed io me ne vado frastornato. Mi appoggio a una colonna portante della palazzina e penso a quanto mi manchi la mia routine, le solite